Ciao a tutti, in questa puntata di Fortinet commenterò quanto accaduto a WWE Survivor Series War Games 2025, l'ultimo grande primo live event della WWE del 2025, ma non l'ultimo grande evento perché, nonostante non sia un primo live event, c'è ancora Saturday Night's Main Event che deve andare in scena e che vedrà ovviamente il match di ritiro di John Cena, quindi è tutto ancora in divenire, c'è ancora qualcosa di veramente importante per la WWE. Poi ovviamente non considero deadline che riguarda NXT, ma è comunque un event che però riguarda NXT. Io parlo soltanto del main roster in questo caso. Ebbene, prima di entrare nel commento dell'evento, vi ricordo, qualora aveste piacere, di iscrivervi al mio canale, di mettere un like a questo video e ovviamente se vi iscriverete potrete continuare a seguirmi e a fruire dei contenuti, insomma, tra predictions e commenti dei principali eventi della WWE, ma non solo, perché se date un'occhiata al mio canale ci sono anche altri contenuti che riguardano molte altre cose. Entrando nel merito del primo event, ci concentriamo sul match di apertura che è stato il War Games match femminile. Da una parte abbiamo avuto AJ Lee, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Io Sky e Rhea Ripley, quindi diciamo la squadra guidata da Rhea Ripley, dall'altra invece abbiamo avuto Becky Lynch, Lash Legend, Nia Jax, Asuka e Kairi Sane. Quindi un 5 contro 5 spettacolare, tra l'altro è stato il match più lungo della serata, più lungo addirittura di quello degli uomini, e questo non capita molto spesso. È stato veramente spettacolare, non ha regalato particolari sorprese secondo me. Io, se vi ricordate, se avete seguito il video delle predictions, avevo parlato di un AJ Lee che sarebbe stata decisiva battendo e schienando Becky Lynch, non l'ha schienata ma l'ha sottomessa di nuovo come aveva fatto a WrestlePalooza, quindi di fatto AJ Lee è stata ancora una volta al lago della bilancia del match, era molto molto prevedibile, la rivalità tra le due non si è esaurita affatto secondo me con Survivor Series, ma andrà avanti. Mi auguro una cosa, che possa rientrare in gioco il titolo intercontinentale, quindi che Becky Lynch se lo possa riprendere da Maxine Dupri in qualche modo e poi rimetterlo in palio contro AJ Lee. Ma al momento è uno scenario che vedo complicato perché comunque questa rivalità può tranquillamente arrivare alla Royal Rumble senza bisogno di titoli, perché è una rivalità tra due big. AJ Lee che è tornata da poco in WWE, Becky Lynch invece nel periodo di assenza di AJ Lee ha preso il dominio nonostante partisse un pochettino indietro nelle gerarchie delle Four Horsewomen, come abbiamo visto, poi però invece si è imposta praticamente come quasi la più dominante tra tutte, almeno in WWE in questo momento è quella che resta più sul pezzo. Charlotte Flair, che era dall'altra parte della barricata e che comunque ha vinto il match insieme alle sue compagni di squadra, adesso si è dedicata al wrestling tag team, un tag team con Alexa Bliss che mi piace molto. Però concludendo sul match devo dire che è stato piacevole, gradevole. Io Sky sempre MVP, la contesa, anche se il titolo di MVP forse andrebbe proprio ad AJ Lee per aver effettuato la sottomissione decisiva, ma Io Sky ruba sempre la scena. Il War Games match è il settimo consecutivo, quindi ormai è diventata una sua specialità, come il bidone è diventato praticamente il suo miglior amico, l'ha definito lei stessa così sui social prima del match, e ovviamente non poteva mancare il suo volo all'interno del bidone d'acciaio con cui poi è andato a travolgere gli avversari. Qui arriviamo al secondo match della serata, che è stato anche molto molto importante ed è andato come mi aspettavo, perché Dominic Mysterio ha riconquistato il titolo intercontinentale battendo John Cena e l'ha riconquistato grazie all'aiuto della rientrante Liv Morgan. Se vi ricordate, anche in questo caso nelle prediction avevo parlato di un possibile ritorno di Liv Morgan, si parlava addirittura di un ritorno direttamente nel 2026 alla Royal Rumble, però io credevo che potessero anticiparlo e infatti così è stato, perché alla fine magari non è ancora completamente idonea a lottare, ma siamo praticamente a dicembre, la Royal Rumble è vero che è a fine gennaio, quasi febbraio, quindi praticamente mancano 2 mesi, però devo dire che comunque c'è tempo per recuperare e per allestire una storyline, perché sono molto curioso di vedere come andrà la vicenda nel Judgment Day, perché tutti i componenti del Judgment Day hanno provato ad aiutare Dominic Mysterio, da Raquel Rodriguez e Roxanne Perez che hanno attaccato John Cena ma poi sono state espulse dall'arbitro, fino a JD McDonagh e a Finn Balor che invece hanno trovato una cattiva sorte andando incontro a una attitude adjustment di John Cena. Quindi quando tutto sembrava perso per Dominic Mysterio si è presentato Liv Morgan, l'ha schiaffeggiato facendo pensare ad un turn heel nei confronti di Dominic Mysterio,
a cui sinceramente in pochi credevano in questo contesto. Secondo me era difficile da credere un turn heel in quel momento per Liv Morgan, perché se dovevano fare il turn heel secondo me gli dovevano far perdere la cintura proprio, non in un match in cui di fatto la cintura lui già non ce l'aveva e non era più campione. Invece poi Liv Morgan, dopo aver abbracciato John Cena, lo ha tradito rifilandogli un calcio nelle parti basse, e da lì ovviamente ha apparecchiato a Dominic Mysterio, John Cena sulle corde, 619 e Frog Splash dal paletto per portare a casa la vittoria e la cintura intercontinentale. Sono molto curioso, ripeto, di vedere i scenari che si andranno a prefigurare all'interno del Judgment Day, con Dominic Mysterio assoluto protagonista ancora una volta della WWE, e a me sta piacendo un sacco il suo personaggio, con Liv Morgan al suo fianco ancora di più. Occhio però, c'è anche Roxanne Perez, quindi sono molto molto curioso di capire che cosa succederà all'interno di questa situazione. Poi abbiamo avuto il match tra Stephanie Vagar e Nikki Bella, un match che non ha regalato particolari sussulti. Ci sono stati i Devil's Kiss di Stephanie Vagar sul tavolo di commento, quindi una variante della sua mossa, cioè la mossa sembra la stessa, però ha cambiato il luogo di esecuzione, e secondo me è stato altamente spettacolare, qualcosa di veramente bello. Però onestamente non era un match che avesse così tanto appeal. Stephanie Vagar doveva confermarsi campionessa perché era la sua prima difesa titolata in primo live event, dato che l'altro match da campionessa l'aveva lottato per il Crown Jewel Championship, e ovviamente non poteva perdere la cintura contro Nikki Bella, che già aveva fallito l'assalto al titolo intercontinentale di Becky Lynch. Quindi era chiaro che Stephanie Vagar uscisse come campionessa. Bisogna capire adesso quali saranno i step. È tornata anche Liv Morgan, quindi sono molto curioso di capire anche in questo caso quale sarà il futuro di Stephanie Vagar. Sicuramente vedo difficile che la cilena possa andare subito contro Liv Morgan, e quindi Liv Morgan possa andare subito a reclamare una chance titolata. Però non c'è nulla da escludere, vediamo un attimo come si struttura la situazione, perché lì cominciano a diventare tanti galli nel pollaio. Ci sono 3 donne all'interno del Judgment Day che c'erano prima dell'infortunio di Liv Morgan, e lì la storia ne stava andando in una certa direzione. Bisogna capire adesso se Dominic Mysterio e Liv Morgan andranno per conto loro oppure no. E qui anche Stephanie Vagar potrebbe inserirsi insomma in questo giro di titolato, anche se ci sono altre avversarie. Non escludo anche addirittura che Asuka e Kairi Sane possano eventualmente andare a giocarsi il titolo, soprattutto Asuka magari per una chance titolata come avversaria di transizione, perché in questo momento non la vedo campionessa. E poi arriviamo al main event, anche qui tutto come previsto tranne una cosa. Division composta da Bron Breakker, Bronson Reed e Logan Paul insieme a Drew McIntyre, e Brock Lesnar ha sconfitto Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes, Jay e Jimmy Uso. Una vittoria che io immaginavo si sarebbe verificata, match di poco superiore ai 40 minuti. Secondo me l'esito era piuttosto scontato, soprattutto perché dall'altra parte c'erano 3 galli in un pollaio che, come dicevo anche praticamente per il Judgment Day, che potevano pestarsi i piedi a vicenda. Non si sono pestati i piedi più di tanto, anche se Cody Rhodes ha rifilato una gomitata a CM Punk, apparentemente involontaria, però chissà che questo non possa essere il preludio e la scintilla per qualcosa, perché Cody Rhodes comunque piano piano io vedo che sta mettendo un seme dopo l'altro per il suo turn heel, che non so se e quando avverrà, però comunque qualche piccolo segnale lo sta lanciando, e secondo me bisogna anche coglierlo. Ma io pensavo che ci sarebbe potuto essere il turn heel di Jey Uso a decidere la contesa, invece non è stato così, perché Jey Uso alla fine è rimasto fedele alla sua squadra, ma ad aiutare The Vision è arrivato un uomo misterioso, vestito tutto di nero, mascherato praticamente, non sappiamo di chi si tratti, ma dall'agilità con cui ha scalato la gabbia e dal curb stomp che ha utilizzato per colpire CM Punk e servirlo su un piatto d'argento a Bron Breakker per lo schienamento decisivo, sembrerebbe avere le fattezze di Seth Rollins, sembrerebbe. Però ricordiamoci che Seth Rollins ha avuto un grave infortunio, e questa volta l'infortunio dovrebbe essere reale. Non credo che sia stata fatta un'altra pantomima, anche perché Seth Rollins è stato anche tradito dalla Vision, quindi non vedo proprio il nesso logico per il quale Seth Rollins dovrebbe tornare ed aiutare The Vision. Al massimo, se proprio fosse stato clamorosamente idoneo al ritorno sul ring, sarebbe dovuto andare contro la sua ex fazione, onestamente. Quindi io credo che il nome più gettonato per essere il nuovo membro della Division sia Austin Theory. Se ne è parlato tantissimo, poi potrebbe essere anche un nome a sorpresa e non lo escludo, perché comunque ve lo vedo molto possente fisicamente come struttura fisica. L'altezza non la riesco a capire bene dal video, onestamente. Come struttura fisica potrebbe esserlo. Le movenze veramente sono identiche a Seth Rollins, le movenze veramente nell'eseguire il curb stomp, anche come tiene il braccio allargato, il braccio destro nell'esecuzione del curb stomp è identico a Seth Rollins. La scalata della gabbia è molto simile, quindi io credo che comunque chiunque sia
gli abbiano fatto preparare quella mossa e quella manovra in modo tale da emulare proprio l'ex componente dello Shield. Io credo che il nome più gettonato possa essere Austin Theory, un nome che era stato proposto anche nei mesi scorsi come nuovo membro del Division, salvo poi fare spazio a Logan Paul. Addirittura si pensava che fosse stato fatto spazio a Logan Paul piuttosto che a Austin Theory. Chissà che non possa effettivamente essere lui ad entrare nel gruppo, nella stable di Paul Heyman, ma non escludo eventuali sorprese e altri nomi. Però al momento il più probabile è Austin Theory, e sta di fatto che i face devono leccarsi le ferite e bisogna capire poi come si evolveranno le cose lì, ma il dubbio principale e il nodo della questione, il nocciolo della questione e la maggiore attenzione viene rivolta per forza di cose a quest'uomo misterioso che, ripeto, per me potrebbe essere Austin Theory. Ditemi la vostra, fatemi sapere chi secondo voi potrebbe essere invece questo misterioso uomo, probabilmente assoldato da Paul Heyman in termini di storyline per aiutarli nella vittoria. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.